Rieccoci con un nuovo video quest'oggi con i nostri Casanova Tarot. Quindi lasciamoci guidare nella lettura della stesa dal bricconcello Casanova, dalle sue avventure così passionali e ovviamente come ambientazione iconografica la bellissima, serenissima Repubblica di Venezia. Dunque, che cosa chiederemo quest'oggi a questo mazzo così sensuale e ovviamente affascinante? Mi manca, sono molto attratta da lui, anche lui mi desidera, anche lui fa sogni, anche lui non vede l'ora di stare con me. Che cosa vorrebbe fare? E ovviamente cerchiamo di capire che cosa farà. Quindi cerchiamo di analizzare le sue intenzioni rispetto appunto alla sua reale e poi concreta operatività e organizzazione. Questo ovviamente, ragazzi, come avrete già notato, sarà un video a una sola variante unica, ma voi sapete che io tendo costantemente ad alternare video a una variante a video a doppia variante, quindi per cercare di ovviamente accontentare un po' tutti. In questo caso però appunto sarà un video a una sola variante unica. Iniziamo dunque a mescolare il mazzo dei Casanova Tarot e dunque cerchiamo appunto di capire questa persona, la persona che a noi piace così tanto, è altrettanto attratta da noi? Ci pensa? Ci desidera? Che vorrebbe fare e farà? Perfetto. Dunque, iniziamo appunto la nostra stesa. Come vedete qui abbiamo 5 carte. Io uso molto spesso questa modalità di stesa perché è molto semplice, ma è molto chiara e molto diretta. La prima carta che ho estratto è inerente al passato, quindi ovviamente anche al passato più recente, giorni fa, qualche settimana fa. Comunque inerente ai giorni scorsi, periodo di lontananza rispetto a questa persona. Cerchiamo di capire dunque se questa persona invece appunto vi ha pensato. Seconda carta estratta, inerente il presente, cioè cerchiamo di capire se ad oggi, nel momento in cui andrete appunto ad ascoltare questa stesa, questa persona appunto vi stia pensando e se vi stia anche desiderando, ovviamente. Terza e quarta carta vanno ovviamente lette assieme perché rappresentano la progettualità, cioè che cosa questa persona intende fare, cosa vorrebbe fare, quindi a cosa sta concretamente pensando, come pensa appunto di agire questa persona, se appunto darà libero sfogo ai suoi desideri. Ultima carta, quinta carta, cerchiamo appunto di capire però a livello pratico il futuro, l'immediato futuro, cioè cosa farà questa persona, cioè se finalmente riuscirete a stare insieme e vi dimostrerà ovviamente tutto il suo desiderio. Quindi cerchiamo di capire se concretizzerà
appunto i suoi pensieri, le sue fantasie e la sua immaginazione. Iniziamo dunque con la prima carta, cioè cerchiamo di capire questa persona come ha trascorso ovviamente questi giorni, lontano ovviamente da voi, se vi ha pensato, vi ha desiderato. Allora, qui abbiamo, vedete, un fante di spade. Allora, direi che questa persona obiettivamente non si è limitata a pensarvi, ma a tenervi d'occhio, perché il fante di spade rappresenta appunto chi osserva, chi spia ripetutamente, diciamo, un'altra persona. Ora, è chiaro che questo è un atteggiamento che denota sicuramente gelosia, cioè questa è sicuramente una persona che vi considera ovviamente sua, quindi una persona che sente di appartenervi e sente che ovviamente voi gli apparteniate. È chiaro che quindi c'è un atteggiamento di furbizia, di vigilanza, d'accordo? Però in questo caso diciamo con una sorta di spirito predatorio, cioè questa è una persona che sta aspettando e stava aspettando il momento giusto per potersi concentrare sui suoi desideri e quindi anche ovviamente su di voi. In caso ovviamente questa sia una persona impegnata, è chiaro che la vigilanza è in particolar modo in riferimento alla sua condizione sentimentale, quindi anzi diciamo ufficiale, cioè ovviamente questa persona deve prestare attenzione alla compagna ufficiale o al compagno ufficiale, quindi è chiaro che deve ovviamente agire con una certa discrezione, d'accordo? Quindi comunque deve un po' castrare i suoi desideri, perché i personaggi di spade si riferiscono sempre a chi castra i propri desideri, le proprie voluttà, proprio perché evidentemente deve prestare attenzione fisiologicamente anche a qualcos'altro, in questo caso appunto alla presenza di un'altra persona al suo fianco. In caso sia una persona, diciamo, single o comunque non impegnata presso altri lidi, questa è comunque una persona che diciamo ha proprio intenzione in qualche modo di agire in funzione dei suoi desideri ovviamente rivolti a voi, ma diciamo sta ponderando alcune situazioni, quindi quando vedervi ovviamente come approcciare eventualmente a voi, come proporvi eventualmente un incontro, cioè questa è una persona che, vi ripeto, sta prestando attenzione a più fattori. In caso per esempio voi siate colleghi, questa persona potrebbe temere il giudizio per esempio di altri colleghi che potrebbero venire a conoscenza della vostra liaison, d'accordo? Quindi questa persona deve prestare attenzione ad altri fattori. In caso per esempio ci possano essere stati dei parenti che possano aver espresso un giudizio negativo circa la vostra frequentazione, è un esempio, ecco che questa persona deve prestare attenzione, diciamo, a non far trapelare troppo presso la sua famiglia il fatto che voglia rivedervi, cioè ci sono delle situazioni che possono, diciamo, aver bloccato momentaneamente, ovviamente, solo temporaneamente questa persona, portandola ad agire con circospezione e ovviamente attenzione. È chiaro che però, vi ripeto, questa è una persona che vi ha tenuto d'occhio, dove? Sui social, per esempio, piuttosto che WhatsApp, Telegram, cioè questa è una persona che comunque non vi toglie gli occhi di dosso, perché il fante proprio di spade rappresenta, diciamo, comunque chi
ha un atteggiamento quasi di spionaggio, diciamo di hackeraggio, se così vogliamo dire, cioè effettivamente una persona che cerca informazioni anche a vostro riguardo, quindi una persona, diciamo, piuttosto gelosa, d'accordo? Quindi comunque una persona molto interessata a voi e che chiaramente vi desidera. Spade e bastoni rappresentano l'elemento fallico, d'accordo? Però vi ripeto, è una persona che stava, diciamo, entro il passato più recente, attendendo il momento giusto, diciamo, per poter ovviamente in qualche modo riavvicinarsi o comunque rivedervi o proporvi appunto un'uscita. Vediamo ora, ragazzi, invece la seconda carta, inerente ovviamente il presente. Il presente è molto bello, guardate, qui abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe. Allora, ragazzi, il cavaliere di coppe ovviamente ci parla di chi, diciamo, ha anche dei sentimenti, quindi una persona che non soltanto, diciamo, vi desidera, ma una persona che comunque ha dei sentimenti, perché parliamo appunto di coppe, quindi delle emozioni profonde, che evidentemente questa persona ha proprio approfondito standovi lontana. Questa è una persona che, come tipico del cavaliere di coppe, ha intenzione di scrivervi a breve o comunque ha proprio voglia di sentirvi, quindi ha voglia di invitarvi, perché il cavaliere, rispetto al semplice fante, non rappresenta solo un messaggio, una notizia, ma anche, diciamo, proprio un agire pratico che comporterà uno spostamento, come tipico appunto dei cavalieri, che si spostano ovviamente nel tempo e nello spazio. Quindi questa persona ha intenzione di ridurre i tempi di lontananza e di rivedervi a breve. È chiaro che questa è una persona che, vi ripeto, prova dei sentimenti e ha intenzione sicuramente di dimostrarvelo nelle vostre prossime comunicazioni, dove apparirà molto romantica questa persona, molto dolce, una persona capace di grandi appunto slanci emotivi, una persona che potrebbe proprio proporvi qualcosa di molto più romantico del solito. Ecco, il cavaliere di coppe è sicuramente, diciamo, un buon gustaio, essendo appunto un cavaliere, quindi una persona che comunque ama molto, diciamo, la passione, ama molto l'erotismo, ed è una persona che ha intenzione di in qualche modo cercare di ulteriormente conquistarvi, se già non avesse fatto abbastanza, o comunque in qualche modo di sedurvi. Quindi diciamo che è una persona che utilizzerà, ecco, molti mezzi strategici proprio per cercare appunto in qualche modo di portarvi, diciamo, dalla sua parte. Quindi una persona che non è certa al 100% di essere ricambiata nel desiderio, cioè questa persona non è convinta al 3000% che anche lui piaccia a voi, che voi siate altrettanto attratte rispetto a lui, da lui. Qualche dubbio ce l'ha, perché i cavalieri non sono molto sicuri di sé, d'accordo? Non hanno la maturità del re. Di conseguenza questa persona potrebbe temere in qualche modo di non piacervi abbastanza, ecco che farà di tutto proprio per cercare appunto di conquistarvi, di corteggiarvi e quindi di sedurvi. Quindi aspettatevi sicuramente da parte di questa persona, poiché ovviamente è nelle sue intenzioni di farlo, appunto di ovviamente scrivervi per invitarvi, quindi per stare proprio fisicamente insieme. Quindi è una persona che ha voglia di stare proprio con voi. I cavalieri ovviamente, rappresentati da un cavaliere e da un cavallo, rappresentano proprio appunto l'erotismo per eccellenza, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che vi desidera molto, però c'è anche del sentimento, che evidentemente si è accresciuto nel corso chiaramente di questo periodo. Ora occupiamoci della terza e quarta posizione, quindi cerchiamo di capire obiettivamente che cosa abbiamo qui. Allora, qui abbiamo la regina di denari.
Quindi vedete questa donna appunto così bella e sensuale, e qui abbiamo il super sensualissimo diavolo. Allora, ragazzi, in caso questa persona sia impegnata, questa coppia di carte è terribilmente chiara, cioè proprio da manuale. Cioè, la regina di denari, in caso la persona sia impegnata, rappresenta la compagna ufficiale. Quindi la persona che ha ufficialmente al suo fianco, che può essere una moglie, può essere una fidanzata, comunque una persona che ovviamente quest'uomo ha al suo fianco. Quindi l'uomo è la donna ufficiale, d'accordo? Il compagno è la compagna ufficiale. Con a fianco ovviamente la carta del diavolo, ecco che rappresenta appunto il tradimento, cioè questa persona ha costantemente in testa il desiderio di tradire ovviamente con voi, chiaramente perché stiamo parlando di voi, appunto la compagna, il compagno ufficiale. Quindi è una persona molto attratta da voi, perché qui parliamo proprio della carta del diavolo che rappresenta ovviamente le tentazioni, una tentazione a cui questa persona non sa e non vuole ovviamente rinunciare. Questa è una persona che, vi ripeto, diciamo che ha molta voglia di vivere anche il proibito, quindi quelle, diciamo, sensazioni, quelle emozioni che possano, diciamo, turbare comunque inizialmente appunto un animo un po' irrequieto come il suo sicuramente, ma che poi possano portare a molta eccitazione, d'accordo? Quindi anche il rischio eccita molto questa persona, d'accordo? Cioè questa è una persona che si sente molto coinvolta, sì, da voi, ma anche e soprattutto dalla situazione, cioè dal non poter, diciamo, vivere alla luce del sole un rapporto di questo genere, d'accordo? Quindi doverlo fare di nascosto fondamentalmente. Quindi in caso, ripeto, questa persona sia impegnata, questa è una persona che non vede l'ora, diciamo, di tradire proprio la compagna ufficiale. Tra l'altro, vi dirò di più, questa persona non vede l'ora, come tipico del diavolo, di liberarsi da delle catene, di affrancarsi da una situazione molto molto pesante che ovviamente appesantisce notevolmente questa persona. Quindi sicuramente, diciamo, questa è una persona che avrebbe voglia di spiccare il volo e allontanarsi definitivamente dalla compagna ufficiale, perché il diavolo rappresenta proprio questo: chi si libera da delle catene, da un legame soffocante con la carta precedente, quindi in questo caso ovviamente con la regina di denari, quindi con la compagna ufficiale. Cioè quest'uomo si sente soffocare da questo legame, da questo rapporto. In caso dunque, ragazzi, questa persona non ve l'abbia mai detto, ve lo dico io, questa è una persona che ha già pensato più volte in passato e sta già pensando più volte di lasciare la compagna ufficiale. Questo assolutamente sì, perché è una persona che si sente veramente in carcere. In caso questa persona sia libera, nel senso che stia frequentando solo ed esclusivamente voi, la sostanza non cambia, nel senso che la regina di denari rappresenta l'opulenza, rappresenta, diciamo, proprio la carnalità, rappresenta la bellezza estetica mostrata, rappresenta, diciamo, tutto ciò che è seduzione, tutto ciò che è fascino. Ecco che obiettivamente rappresenta una donna che ovviamente riesce a sedurlo senza dover neanche fare particolari sforzi, proprio perché lui vede in voi appunto una donna dall'aspetto estremamente intrigante, una donna dall'aspetto molto piacente per quanto concerne i suoi gusti, la donna ideale, d'accordo? Proprio da un punto di vista estetico, Quindi obiettivamente quest'uomo è molto attratto rispetto a voi, perché il diavolo parla proprio della potenza, diciamo, inesauribile appunto del desiderio fisico. Questa è una persona che secondo me non pensava
di incontrare o che avrebbe mai conosciuto una persona come voi, in grado di legare ovviamente se stesso, se stessa, in un rapporto così solido e stretto, perché il diavolo parla di rapporti veramente inscindibili, dove in questo caso quello che lega, sì, d'accordo, la carnalità, la passione, ma anche il cuore, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che prova per voi veramente enormi turbamenti, Cioè, voi con soltanto la vostra presenza, anzi direi la vostra esistenza, siete riuscite a in qualche modo turbare, suggestionare quasi proprio la vita di questa persona, rendendola quasi schiava rispetto a voi, al vostro rapporto. Quindi questa è una persona che si sente tremendamente coinvolta, motivo per cui a inizio stesa avevamo appunto questo fante di spade, cioè addirittura questa persona vi controlla, vi ha controllato perché è gelosa e molto probabilmente questa persona non pensava di poter mai arrivare ad ingelosirsi, magari è sempre stata una persona piuttosto cinica, piuttosto fredda, invece con voi evidentemente prova qualcosa in più. D'accordo? Quindi veramente turbate molto l'animo e la serenità di questa persona, ma questo perché, vi ripeto, è comunque una persona fortemente coinvolta e ovviamente attratta. Ripeto ragazzi, è chiaro che il diavolo non parla solo ed esclusivamente di un'attrazione fisica, ma anche di un coinvolgimento molto più profondo, d'accordo? Cioè questa è una persona che diciamo ha un po' sbarellato, direi, da quando vi conosce, quindi sicuramente la risposta alla domanda è un pieno sì, cioè anche lui mi desidera, anche io gli manco, certo, assolutamente sì, questo sicuramente in pieno, sia in caso questa persona sia impegnata che ovviamente in caso questa persona per esempio sia assolutamente single o comunque stia frequentando soltanto voi. Vediamo dunque ragazzi in ultima posizione appunto che cosa abbiamo, che bellissima regina di coppe. Allora voi, perché ovviamente in cartomanzia la regina di coppe e la regina di bastoni rappresentano la consultante, quindi voi terribilmente soddisfatte, appagate, voi riuscite veramente a sedurre quest'uomo, perché la regina di coppe soprattutto in questo mazzo rappresenta proprio la seduttrice, il rischio che vale la pena di compiere, diciamo, quelle sfide anche erotiche che abbattono tutti i tabù e diciamo chi sa svelare un po' alla volta, diciamo ecco tutte le sue grazie, sia da un punto di vista fisico che ovviamente anche interiore, in modo da completamente ammaliare e stregare l'altra persona. Quindi obiettivamente voi veramente riuscite a ipnotizzare questa persona. Allora, la regina di coppe è una donna molto soddisfatta, cioè è una donna pienamente appagata. La regina di coppe rappresenta sicuramente da un punto di vista pratico un incontro, rappresenta appunto un vedersi, uno stare insieme. La regina di coppe parla ovviamente anche di rapporti che in questo caso andranno a compiacere soprattutto voi, cioè evidentemente questa persona o sarà particolarmente generosa, diciamo, o comunque in qualche modo sarà talmente, ripeto, stregata da voi che penserà unicamente, diciamo, a voler soddisfare voi, quindi non sarà particolarmente egoista questa persona, anzi si darà molto a voi. Ecco che obiettivamente però la regina di coppe è una donna non solo appagata da un punto di vista fisico, ma anche molto appagata da un punto di vista strettamente ovviamente mentale ed emotivo. Vi dicevo infatti, ragazze e ragazzi, che questa persona mi viene come cavaliere di coppe, quindi comunque una persona molto attratta rispetto a voi, una persona che ovviamente prova per voi comunque, diciamo, dei sentimenti, delle emozioni di cui deve diventare ancora consapevole o ancora più consapevole, perché come vi ho detto poco fa, il cavaliere non è il re,
non è il fante, quindi non è comunque, diciamo, una situazione embrionale, però, diciamo, ecco, è comunque una via mediana, cioè questa persona deve ancora, diciamo, prendersi delle responsabilità, cioè questa persona deve ancora fare un piccolo passo verso un atteggiamento molto più, diciamo, maturo nei confronti di quello che c'è tra di voi. Però ovviamente questa è comunque una persona che prova dei sentimenti, una persona gelosa, comunque una persona che, diciamo, progetta, pianifica, che vi desidera veramente tanto. In caso sia una persona impegnata, ripeto, questa è una persona che non vede l'ora di disimpegnarsi con l'altra parte, perché veramente si sente soffocare questa persona, eh? Ricordo le catene del diavolo, quindi questa è una persona che non sta bene lì dov'è, ok? In caso ovviamente sia una persona impegnata. Ecco che questa è una persona che comunque non vede l'ora di trascorrere proprio del tempo fisico con voi e di darvi piacere, d'accordo? Ma anche in maniera dolce, tenera, romantica, proprio come ci rimanda la Regina di Coppe, che parla, ripeto, comunque di un approccio, diciamo, molto più tenero. Innanzitutto, ripeto, non egoista, anzi altruista, ma anche chiaramente un approccio, vi ripeto, emotivo, cioè si noteranno, ok, i sentimenti, d'accordo? Quindi le emozioni in qualche modo saranno ben visibili, non sarà soltanto un incontro unicamente basato sulla sessualità o comunque sull'erotismo, d'accordo? Qui c'è quel qualcosa in più che la Regina di Coppe, che è un'ottima sensitiva, riesce sicuramente a captare, d'accordo? Quindi voi riuscirete, come tipico della Regina di Coppe, a comprendere magari anche dei suoi discorsi tra le righe, magari delle espressioni facciali, cioè quel qualcosa in più che vi porterà a capire che tra di voi c'è quel qualcosa in più, oltre ovviamente, diciamo, il mero soddisfacimento immediato, d'accordo? Quindi sicuramente tra di voi ci sarà un bellissimo comunque incontro, un ovviamente sentirvi e chiaramente un progettarvi. Parliamo di una Regina di Coppe, quindi come tutti ovviamente gli arcani minori di Coppe, tempistiche molto brevi, nell'ordine di qualche giorno addirittura, quindi a breve, o al massimo qualche settimana, d'accordo? Quindi parliamo di tempistiche veramente molto veloci. Dunque ragazzi, stesa estremamente positiva, che termina con una carta molto bella, la Regina di Coppe, che parla di una donna soddisfatta su più piani, diciamo, sia sul piano sentimentale che sul piano ovviamente pratico, diciamo così, erotico. Parla comunque dell'evoluzione favorevole e positiva, ovviamente, di una coppia o comunque di una frequentazione. Parla di un incontro proprio con la persona dei vostri sogni, d'accordo? Parla anche, diciamo, di qualche aiuto che potreste ricevere dal destino, quindi una situazione comunque fortunata, prospera, comunque una carta veramente molto bella. Ripeto che parla di tenerezza, dolcezza, amabilità, di bellezza e ovviamente di grande seduzione. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente questa persona vi dimostrerà di ricambiare i vostri sentimenti o comunque i vostri desideri, proprio perché quando la Regina di Coppe compare in una stesa c'è già una risposta fondamentale, ossia i sentimenti del consultante o della consultante sono pienamente ricambiati. D'accordo? Ripeto, quindi ottimo incontro. Un'evoluzione molto positiva che vedrà sicuramente questa persona ovviamente sia attratta che anche molto emozionata entro, ripeto, sicuramente pochi giorni o comunque al massimo qualche settimana. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, buon percorso karmico, buon incontro direi a questo punto e soprattutto ovviamente come sempre a presto!